Buongiorno a tutti, iniziamo questo incontro di oggi. Eccoci qua, con un po' di voi ci siamo già visti all'Istituto Gallini, quindi sarà un po' il proseguo di quell'incontro. Per chi non c'era al Gallini parleremo appunto, entreremo un po' nella parte più tecnica e specifica della tartuficoltura. Abbiamo qui con noi, ci sono i ragazzi dell'azienda La Rocca, Mirko De Alessandro e Marco Mancino, Dario Capogrosso dell'Associazione Dertona Truffle, Sergio Mustica, il nostro micologo di fiducia. Siamo anche live sul canale Truffle Network, quindi saluto anche chi ci segue da casa. Non sono riuscito a fare una prova audio, spero che funzioni tutto. Nel caso fatemelo sapere in chat se ci dovessero essere dei problemi, così se avete anche delle domande da casa potete scrivere, poi io le andrò a raccogliere e le farò ai nostri relatori. Comunque benvenuti a tutti. Questi incontri sono possibili grazie al Comune di San Sebastiano Curone, in collaborazione con Alex Sala, la TL locale, e Regione Piemonte, che finanzia appunto questi incontri legati alla 41esima fiera del tartufo di San Sebastiano, che sarà questa domenica e domenica prossima. Abbiamo qui in sala anche Ferruccio Ansaldi, assessore di San Sebastiano, se vuole portare i saluti saluti istituzionali informali per oggi. Va bene? Grazie Ferruccio. E allora inizieremo andando a fare un approfondimento dal punto di vista micologico. Quindi io vi avevo un po' raccontato cos'era, abbiamo fatto una piccola introduzione al cane da tartufo, alla cerca del tartufo e a cos'è il tartufo. Ora andremo a approfondire questo aspetto con Sergio Mustica, micologo, che entrerà più nello specifico della biologia di questo fungo, per poi aprire le porte ai ragazzi di La Rocca, che invece ci andranno a parlare proprio dell'aspetto più culturale e produttivo del tartufo, mentre Dario poi ci farà un intervento invece rispetto alla filiera del tartufo, che è la parte poi conclusiva di questo percorso. Quindi io eviterei di portare via ancora tempo ai nostri ospiti e chiederei a Sergio se è pronto. Ai miei tempi era impensabile avere un coinvolgimento delle scuole proprio per il discorso della tartuficoltura, anche perché, ahimè, solo negli ultimi anni la tartuficoltura ha raggiunto i livelli che oggi tutti conosciamo, quindi di rendimenti importanti dal punto di vista di resa agricola dei fondi che sono stati resi appunto delle tartufaie coltivate. Dal punto di vista della micologia di base, oltre a dire che il tartufo è un fungo ipoceo che ha bisogno di tutta una serie di caratteristiche pedoclimatiche legate al suolo in cui si va a fare un impianto, che sono le cose che ormai sono più di dominio pubblico. Sappiamo tutti che per fare una tartufaia le cose più importanti sono andare a fare lo studio del sito e vedere che tipo di suolo c'è. Quello che vorrei però anticipare e dargli risalto è il rapporto che si deve avere tra la pianta e il fungo epiceo che va a stringere la micorrizza con le radici di quest'ultima, perché il nocciolo della questione è tutto lì. Il tartufo appunto è un fungo ectomicorrizico, che significa che stringe delle micorrize con le radici secondarie delle piante arboree, quindi con i capelluli radicali. Questa azione, questo scambio di tipo nutrizionale che si va a condensare nell'unione tra fungo e radice viene effettuata proprio
per mezzo di alcuni enzimi che il fungo mette a disposizione per sciogliere le pectine nelle pareti cellulari e quindi creare la microclena, che poi è l'unità fondamentale della micorriza. Quello che però in tartuficoltura bisogna ben capire è che questa unione con le radici delle piante non è gratis, non è una cosa regalata, ha un prezzo per la pianta. Il prezzo che ha per la pianta viene stimato intorno al 20% di quello che la pianta produce durante l'anno in termini di fotosintesi clorofilliana. Per cui il fungo sulle radici della pianta ha un peso in termini di risorse che la pianta va a produrre. Proprio per questo si deve creare un equilibrio tale per cui la pianta riesce a mangiare e quindi a sostentare se stessa e il fungo. E questa cosa, questo connubio perfetto, questo settaggio perfetto è una cosa che in tartuficoltura va ricercato, perché se no i tartufi non si raccolgono. Quindi è un po', dico sempre, il panno della matassa è la questione, capire quanto la pianta deve stare in salute, quanto la chioma deve essere folta, quanto la pianta va potata, quanta potatura radicale va fatta, perché questo equilibrio è molto sottile, proprio perché le esigenze del fungo e le esigenze della pianta non sono le medesime, per cui bisogna trovare un punto di equilibrio tra le esigenze del fungo e quelle della pianta per fare in modo che poi venga spinta la riproduzione sessuale del micelio, che è quella che poi genera i tartufi che andiamo a raccogliere con i nostri cani. Una cosa su cui mi volevo anche soffermare, di cui non si parla mai, e che su cui ci sono le più grosse perplessità nella filiera della tartuficoltura, è la resa effettiva, perché un imprenditore agricolo che vuole diversificare il proprio raccolto o le destinazioni dei terreni dei propri fondi agricoli deve in un qual modo sapere quale è la resa che può avere un ettaro di terreno che viene impiegato per fare una tartufaia. Questa cosa spesso tende ad essere, passatemi il termine, un po' affetta da dei retaggi del passato in cui la tartuficoltura veniva considerata come una cosa nebulosa, in cui nessuno capiva molto, in cui uno diceva una cosa, un altro ne diceva un'altra, e poi andando a stringere i tartufi non si facevano. O c'era il pensiero che chi vendesse le piante lo faceva in maniera poco seria, tale per cui poi uno aspettava tanti anni e i frutti del proprio sudore, delle proprie spese economiche non venivano ripagate. Ecco, oggi con le ultime tecniche culturali che poi ci racconteranno gli amici Marco e Mirko, diciamo che le rendite delle tartufaie, se vengono fatti delle analisi preliminari accurate, sia dal punto di vista delle analisi classiche del terreno, sia dell'analisi del sito, quindi la scelta delle piante, lavorazioni preimpianto, se viene fatto tutto quello che va fatto, la resa della tartufaia è una realtà solida, è una realtà solida. L'unica cosa su cui oggi, come oggi, non abbiamo la certezza sono i quantitativi medi stagionali. Però che la tartufaia inizi a produrre e che si avrà una rendita, quello lì statisticamente, oggi come oggi, è quasi sicuro. Premetto ancora una volta, per non far essere le mie parole fuorvianti, che prima bisogna fare tutto uno studio a monte, quindi bisogna rivolgersi a tutta una serie di professionalità che possano indirizzare e possano consigliare in modo corretto coloro che si avvicinano a questo mondo, perché se uno pensa di fare una tartufaia come si fa un ettaro di campo di grano, come si fa un ettaro di girasoli, con buona probabilità va contro l'insuccesso. Quindi questo intervento, anche per scardinare un po' quello che è la credenza diffusa che se ho un terreno
marginale, metto 30 piantine, poi aspetto 15 anni e forse otterrò dei tartufi, questa cosa è oggi come oggi inaccettabile dal punto di vista delle nuove tecnologie della tartuficoltura. La tartuficoltura non deve essere più vista come un'attività di rimboschimento forestale, ma come a tutti gli effetti un'attività agricola. Perché si chiama tartuficoltura? Perché si coltivano i tartufi, quindi è un'attività particolarmente specialistica nel settore agricolo, perché servono delle conoscenze e delle competenze che non sono scontate, però si ottengono degli ottimi risultati. Volendo parlare di numeri, se le cose vengono fatte bene, un ettaro di tartufaia ad oggi è la cultura che sul mercato rende di più in senso assoluto. Adesso chiaramente togliamo i picchi di eccellenza tra avere un vigneto a Bon Romanée in Borgogna dove si fanno vini da migliaia di euro a bottiglia, perché quelli sono dei piccoli picchi, però se andiamo a considerare le colture mediamente, un ettaro di tartufaia nero preciato che produce mediamente 20 kg l'anno, con i prezzi del tartufo, il nero preciato lo scorso anno lo ritiravano, quando andava male, a 700 euro al chilo. Capite che la resa è una resa importante rispetto alle altre colture, come possono essere le olive, la vite e quant'altro. Per cui è importante nel settore agricolo nazionale dare un risalto anche a questa attività e soprattutto dare risalto a quelle figure, a quelle professionalità che hanno le competenze per poter indirizzare tutta la filiera, quindi dare voce a chi ha esperienze dirette positive su migliaia e migliaia di piante installate, perché poi alla fine quando uno va a stringere, volendo essere pragmatici, il discorso è sì, sono tutte belle parole, ma i tartufi dove sono? Li vediamo questi tartufi? Di base sì, perché siamo anche un pochettino, tra virgolette, stanchi di sentire parlare professori, studiosi, che poi però in realtà non riescono a dare la certezza del risultato, perché poi quando da dietro una cattedra ci si ferma dietro una cattedra, non si va in campo, non si fa la tartufaia, non si tocca la terra con le mani, il risultato con la teoria deve essere un ottimo strumento per poi mettere in pratica quelle che sono le cose che vengono studiate. Per cui io a questo punto lascerei la parola agli amici della Rocca, che vi possono raccontare la loro esperienza, che ormai dura da parecchi anni, un'esperienza di successi, di sperimentazioni, di innovazione nel settore della tartuficoltura. Io vi ringrazio e passo la parola a chi comincia, Marco? A Marco. Poi Sergio resta a disposizione se per qualche approfondimento, domande. Vai Marco. Vado a vedere. Buongiorno a tutti. Sono veramente contento di vedere così tanti ragazzi che avete quasi la mia stessa età e spero di potervi dare insomma un po' uno stimolo per portare avanti i vostri sogni. Quindi niente, io sono il titolare della Rocca e oggi insieme a Mirko portiamo avanti un progetto. Mi piace chiamarlo progetto perché non è un'azienda che commercia piante e tartufi, è un progetto perché ci piace portare avanti assieme insomma le persone che abbiamo al nostro fianco questo discorso sulla coltivazione e grazie insomma all'affiancamento di Mirko in questi anni stiamo pian pianino portando avanti questo discorso e cercando di far capire alle persone che veramente la tartuficoltura può essere un investimento con un ritorno economico importante se fatto in un determinato modo. Quindi diciamo noi lo facciamo in modo tale da portare le persone a far capire quello che deve essere fatto, affiancare le persone
diciamo, dal preimpianto, quindi dal capire quello che si deve fare per, diciamo, realizzare questo investimento, fino a tutti gli step che arriveranno poi a, diciamo, a raggiungere la cosiddetta produzione, no? dell'impianto tartufigeno. Quindi è importante perché è una coltivazione, quindi come tutte le cose non metto la piantina a dimora e me ne dimentico, no? Come è stato fatto ed è stato fatto pensare in questi anni. Essendo una coltivazione ci sono delle pratiche da adottare per creare le condizioni diciamo, al fungo per arrivare, insomma, a fruttificare. Ma per fare ciò che cosa bisogna fare? E il bello è proprio questo, che ogni situazione è differente e non si fa, come si dice a noi, di tutta l'erba un fascio. Ogni situazione va studiata, va vista, va capita. Quindi con ogni, diciamo, cliente che poi si lega, diciamo, si crea un rapporto di amicizia, no? Perché andando avanti con il tempo e con gli anni si viene a creare un legame, si arriva a capire cosa in quel determinato terreno bisogna fare per arrivare a produrre, insomma, per arrivare diciamo, a produrre il tartufo in questo caso. Quindi quello che facciamo, diciamo, è innanzitutto la nostra attività principale è la produzione di piantine. Diciamo, la nostra attività è la produzione di piantine a numero molto limitato, proprio perché cerchiamo di incentrare questo lavoro sulla qualità. Però tante volte solo la qualità della piantina non basta. Perché? Perché prima di realizzare un impianto bisogna analizzare, insomma, il sito, il complesso, no? Il terreno, la vocazione dell'ambiente. Bisogna fare uno studio, diciamo, del territorio per capire se veramente l'ambiente può essere vocato per il tartufo, per realizzare appunto un impianto. Quindi diciamo che vi spiego a grandi linee cosa facciamo per, insomma, come si realizza una piantina tartufigena e poi passiamo proprio al clou con Mirko, che ci porterà proprio a capire passo passo quello che si deve fare dall'analisi del terreno fino a tutte le pratiche culturali che poi seguono nel corso degli anni. E diciamo che noi produciamo piantine micorizzate a partire da seme o da talea. Principalmente, diciamo, le piantine, insomma, che appartengono alla famiglia delle querce le realizziamo da seme, quindi acquistiamo ghianda certificata con certificato di provenienza da aziende, insomma, che commerciano il seme. Dopodiché queste piantine nel periodo invernale vengono messe a dimora, quindi vengono messe in dei semenzai per farle germinare, e nell'arco di un paio di mesi queste ghiande germinano e raggiungono, diciamo, l'altezza di 4-5 foglie. Da queste seminiere, ok, vengono strapiantate e si procede alla vera e propria fase di micorizzazione. Cioè, cosa vuol dire? Viene messa a contatto la radice della piantina con, appunto, le spore del tartufo. Come si fa in questo modo? Per contatto, quindi si realizza un inoculo sporale, è una ricetta che, diciamo, ognuno ha la propria ricetta, però alla base ci deve essere una materia prima di qualità, sicuramente. Quindi in questo caso i tartufi, noi facciamo una selezione di tartufi perché per realizzare una buona piantina micorizzata serve una materia prima, diciamo, in questo caso il tartufo. Noi lo analizziamo, abbiamo 3 ceppi di nero pregiato che utilizziamo per realizzare appunto questa micorizzazione, perché sono ceppi che, analizzandoli, diciamo, hanno una carica sporale importante. Quindi la qualità del tartufo è importantissima sia per la micorizzazione delle piantine, ma altrettanto importante per poi, come ne parlerà Mirko, da utilizzare poi negli anni nella tartufaia. E quindi si procede a questa fase di micorizzazione. Una volta realizzate le piantine, sostano in serra e quindi continuano l'accrescimento. Dopo 3-4 mesi dalla fase di micorizzazione si procede al primo controllo per verificare se le radici, appunto, hanno sviluppato questo fungo ha sviluppato sulle radici. Questo controllo lo effettua un ente insomma, accreditato,
solitamente sono le università, e per capire ovviamente se questo prodotto sta raggiungendo la micorizzazione adeguata. In Italia la percentuale minima di micorizzazione, del quale al di sotto non si può scendere per diciamo certificare le piantine, è del 30%, però noi cerchiamo di diciamo arrivare a percentuali ben più alte, anche per dare insomma nelle mani, per partire, avere una base di partenza adeguata, perché sì, è importante il terreno, le lavorazioni, ma anche una buona piantina micorizzata, insomma, è giusto insomma a partire con una materia prima di qualità. Una volta che l'università ha dichiarato insomma le piante certificabili, si può procedere alla commercializzazione, ma per fare diciamo prima di mettere a dimora le piante ci sono una serie di step da seguire, e entriamo proprio nel clou della della tartuficoltura, con io direi di passare la parola direttamente a Mirko, che ci parla proprio della coltivazione, no? Di quello che deve essere fatto. Una volta sì, abbiamo la piantina pronta per essere messa a dimora, ma cosa dobbiamo fare prima di fare ciò, di metterle insomma a dimora? Ti passo la parola così. Grazie a tutti. Questa esperienza della tartuficoltura. Diciamo che in 13 anni mi ha dato tantissime soddisfazioni, poi entrando a collaborare con il Vivaio La Rocca abbiamo approfondito alcune cose che hanno, diciamo, ottimizzato la produzione e soprattutto la resa nel tempo delle tartufaie. Allora, la cosa fondamentale per quanto riguarda l'impianto di una tartufaia in sé per sé è l'analisi del terreno. Noi partiamo sempre dall'analisi del terreno, non solo perché ti dicono che tipo di tartufo puoi mettere o meno nel terreno. Soprattutto noi con l'analisi del terreno riusciamo a capire molte altre cose, come per esempio il tipo di irrigazione che bisogna fare, il tipo di lavorazioni che poi andranno fatte a quel sito, il che sono fondamentali per una resa. Parlo noi, quando intendo noi intendiamo come il Vivaio La Rocca. Per quanto riguarda le lavorazioni pre-impianto sono fondamentali, e quelle purtroppo molti le sottovalutano, ma sono fondamentali per capire come dovrà essere impostata la tartufaia, perché non tutti i terreni vengono da terreni seminativi o ex seminativi, ci sono anche terreni che vengono da boschi oppure terreni lasciati incolti per tanti anni, quindi ognuno deve essere trattato in maniera differente. Fondamentale la prelavorazione serve anche per capire, nel momento in cui noi capiamo che magari la fascia di carbonato di calcio è più bassa nel terreno, è fondamentale capirlo, portarla in superficie per renderla disponibile al fungo. Quindi che cosa dobbiamo fare? In quel caso dobbiamo interpretare la prelavorazione come uno scasso da vigna, per farvi capire, a volte facendo uno scasso anche superiore al metro per portare in superficie il carbonato di calcio, perché comunque sia il fungo si nutre di carbonato di calcio. Qui ci sono alcuni esempi di lavorazioni ed è fondamentale. Una volta stabilito che il terreno è idoneo, fatta la prelavorazione che normalmente si fa intorno al mese di metà luglio, si lascia così, cioè con una lavorazione grossolana il terreno si lascia fermo. Dopodiché viene ripassato, lavorato diciamo finemente per la messa a dimora delle piante intorno alla fine di settembre, ottobre. Una volta finito il terreno, noi possiamo andare all'impianto delle special bore che abbiamo scelto. La cosa fondamentale è che per ogni sito esiste il tipo di pianta. Molti mi dicono: qual è la pianta che produce di più? Non esiste la pianta che produce di più. La pianta che produce di più è la specie arborea che si adatta meglio al tipo di terreno dove andiamo a creare l'impianto.
Quindi un terreno che è sui 200 metri è diverso dal terreno che è sui 1000 metri, il terreno sabbioso è diverso dal terreno magari argilloso o un terreno misto. Poi ci sono terreni che sono fertili o terreni che sono addirittura poveri di qualsiasi sostanza nutritiva, e lì dobbiamo scegliere la specie idonea di pianta che si adatta, perché se una pianta ci mette 100 anni per diventare una pianta, i tartufi li vedi a 100 anni. Quindi il discorso è tutto proporzionale in base al sito dove noi andiamo a impiantare la tartufaia. Una volta scelte le specie idonee, si procede con l'impianto. I primi anni di una tartufaia sono fondamentali, perché le piantine sono piccole, devono essere curate una a una manualmente, almeno questo è secondo la mia filosofia, poi ognuno se la canta e se la suona come meglio crede. E dopodiché, una volta che la piantina ha fatto il pieno attecchimento, inizia a crescere e tutto il resto, allora possiamo pensare a lavorazioni meccaniche. Okay? Poi le lavorazioni meccaniche possono essere andanti, che possono andare da una motovanga oppure erpici di vario tipo, quello dipende dal terreno. Io utilizzo anche questa che è la fresa Miracolo, perché ho un lavoro mirato intorno alla pianta e al pianello e mi lascia l'innervimento circostante, che secondo me è fondamentale per il mantenimento anche dell'acqua e l'erosione del suolo, è fondamentale. È più faticoso, però i risultati si vedono. E una volta, allora, dal terzo anno si inizia con la potatura. Perché vengono potate queste piante? Perché essendo comunque sia piante ad alto fusto, parliamo di querce, parliamo di piante che diventeranno grandi se non vengono potate, noi dobbiamo cercare di far restare il meno, diciamo, il sito, il pianello, quella zona lavorata deve essere il più possibile rimanere uguale al momento dell'entrata in produzione. Se la pianta cresce, beve più acqua, si chiude con la pianta a fianco, non c'è più lo stesso irraggiamento solare che ha magari a 4 anni, e quindi vanno a cambiare le condizioni. Nel momento in cui cambiano le condizioni, il fungo, per quanto riguarda almeno il nero pregiato, un po' meno lo scorzone, resiste un po' di più, però più o meno il discorso è lo stesso. Nel momento in cui cambiano le condizioni, vanno a cambiare le produzioni, quindi va a finire. Quindi la potatura è fondamentale sia per tenere controllate le piante, sia per non far cambiare le condizioni del sito, e quindi tenere la fruttificazione il più a lungo possibile, e sia perché comunque sia le piante grandi bevono di più, quindi un maggiore sfruttamento dell'apporto idrico. In più, con la potatura aerea e radicale noi andiamo sempre con la lavorazione. La potatura sia aerea che radicale serve con le lavorazioni, perché noi rompiamo le radici per far creare nuovi apici radicali dove vive il fungo, perché il fungo vive solo esclusivamente sugli apici radicali nuovi. Noi andiamo a creare quella situazione ottimale per la quale si ha una produzione ottimale e lunga nel tempo soprattutto. Per fare ciò noi facciamo anche il inoculo sporale. Che significa? Noi apportiamo ogni anno sotto, nella zona fertile, cioè dove avviene la produzione del tartufo, l'inoculo sporale, sarebbe le spore del tartufo. Questo è un inoculo che noi utilizziamo, quello che utilizziamo noi, come ha detto Marco prima, viene da 3 ceppi studiati, perché comunque sia devono avere un grande apporto di spore, ed è fondamentale perché nel momento in cui tu togli solo sulla pianta, tu devi riportare anche una diversità biologica, devi riportare anche delle spore del fungo, in modo tale che non vanno mai, che rendiamo il processo, diciamo, di esaurimento del micelio, del fungo sul pianello, lo possiamo portare più a lungo possibile, altrimenti andrebbe in esaurimento.
E queste sono le fasi fondamentali, diciamo, per quanto riguarda la tartuficoltura in grandi linee. Poi, ragazzi, se avete delle domande da fare, potete farle. Questa adesso vi ho presentato più o meno quello che bisogna fare per tenere una tartufaia. Poi se avete qualche domanda di qualsiasi genere, non è un problema. Inerente al tartufo. Va bene, abbiamo introdotto la prima parte di argomento. Adesso chiederei poi, adesso abbiamo parlato di inoculo sporale, magari potrebbe essere utile poi se Sergio ci fa un focus su come si riproduce il tartufo sia in natura che poi appunto si cerca di riprodurre nelle pratiche colturali. Prima di andare ad approfondire questo aspetto qua, chiederei invece, giusto per fare una prima carrellata, a Dario invece, che è dell'associazione Dertona Truffle, invece se ha voglia di farci un piccolo racconto invece dell'importanza del tartufo, le ricadute che ha sul territorio, che potrebbe avere, e quindi anche l'importanza di queste pratiche. Poi le andiamo a riprendere e ad approfondire con gli altri ospiti. Dario Capogrosso, eccolo qua. Buongiorno ragazzi, piacere di vedervi, ci siamo visti ai Gallini, quindi qui sono in veste appunto non di allevatore di cani da tartufo, ma come rappresentante di un'associazione che si chiama la Dertona Truffle, che è un'associazione nata assieme a Davide qualche anno fa con scopi sociali leggermente differenti, ma che ora fondamentalmente si occupa di dare una risposta alla valorizzazione del tartufo del territorio. Vi era una mancanza appunto in questo senso nelle nostre valli, proprio perché il tartufo molto spesso viene colto in maniera più o meno abbondante. Sicuramente di anno in anno le produzioni, come diceva Mirko, in natura tendono a diminuire perché non c'è un costante controllo e mantenimento degli ambienti idonei alla raccolta del tartufo, un po' perché vengono depauperati da incauti cercatori, un po' perché fondamentalmente il fungo ipogeo, essendo un fungo simbionte e pioniere, si innesca in quei territori e in quegli ambienti in cui avviene anche marginalmente una lavorazione, quindi ha bisogno di un ambiente anche soleggiato e come dire, l'abbandono dell'agricoltura in senso stretto, quindi della lavorazione dei terreni adiacenti agli impianti tartufigeni, o meglio alle zone tartufigene naturali, sicuramente tendono a far decrescere quella che è la produzione naturale del tartufo. Quindi ci sono differenti aspetti che vanno considerati e differenti aspetti che fanno sì che questa associazione Dertona Truffle sia ormai fondamentale, abbia un ruolo fondamentale all'interno del territorio. Una delle motivazioni principali, scusate perché mi hanno chiamato, abbiamo un problema tecnico. Una delle motivazioni principali è appunto quella di far capire, di far percepire l'importanza della filiera del tartufo. Il tartufo quindi non è soltanto come dire, una ricerca di un tuber all'interno del territorio, ma è molto di più. È molto di più perché assolutamente ha un'importanza e una ricaduta economica sul territorio non irrilevante. E l'importanza appunto è data non soltanto dal prodotto della cavatura e dalla vendita, ma proprio della sua valorizzazione. Dare un valore aggiunto al prodotto, che può essere in questo caso caratterizzato come locale, è sicuramente importante quando andiamo a valutare tutti gli aspetti intrinseci ed estrinseci della filiera, che ovviamente comprendono sia la cavatura e la vendita, sia fondamentalmente la ricaduta turistica che può avere sul territorio, perché il tartufo sicuramente attrae tante persone interessate e ovviamente la valorizzazione del prodotto in sé può aiutare il territorio ad avere un'importanza intrinseca ed essere conosciuto non solo
per altre produzioni agricole, ma per la stessa produzione del tartufo. Domenica scorsa abbiamo avuto una prima fase di questo processo di valorizzazione del tartufo delle terre di Altona in Tortona, quindi abbiamo avuto praticamente un primo incontro in cui appunto l'amministrazione di San Sebastiano è stata anche presente con uno stand, in cui si è capito quanto la popolazione sia interessata a comprendere e conoscere quelli che sono dei prodotti, tipo il tartufo, che ai più molto spesso non sono conosciuti, cioè all'esterno del nostro territorio non si sa, e questo è paradossale, che nelle nostre valli il tartufo è presente in maniera anche copiosa. Perché? Perché è un prodotto che viene ceduto in altri territori e valorizzato come dire, facente parte di altri territori. Quindi l'associazione tendenzialmente deve tener conto di tutti questi aspetti e stiamo lavorando alacremente in maniera abbastanza intensa per far sì che il prodotto del territorio venga conosciuto e valorizzato. Ovviamente sapete che esistono vari tipi di tartufo in queste valli, diversi tipi di tartufi commestibili, quindi di alto pregio e valore economico e commerciale sono presenti, quindi il magnatum pico, il tartufo bianco d'alba, l'estivo, quindi il tartufo nero estivo, in misura minore, decisamente minore, il melanosporum e il tartufo uncinato. Ora, di questi tartufi purtroppo in Piemonte viene valorizzato quasi esclusivamente il tartufo bianco in tutti i suoi aspetti, quindi anche a livello gastronomico. Le preparazioni in nero diciamo non rientrano tra i piatti tradizionali della cucina e l'associazione praticamente tra gli obiettivi sociali e tra gli obiettivi dichiarati sta cercando di lavorare su un'idea di marchio collettivo che potrebbe essere, o meglio dovrebbe essere, ci aspettiamo sia tartufo nero delle terre piemontesi e stiamo lavorando appunto assieme alle istituzioni per proporre e lanciare la caratterizzazione di questo prodotto che è sicuramente molto presente ma che non viene valorizzato abbastanza. Quindi questi sono i vari aspetti che cerchiamo di sviluppare affinché anche per voi ragazzi in futuro possa essere possibile lavorare sul tartufo grazie alla tortificoltura perché come diceva Mirko, specialmente e come diceva anche Sergio, specialmente la coltivazione del tartufo nero è ormai un dato di fatto e oggettivo. Personalmente da agricoltore ho anch'io 5 ettari di terreno ovviamente vocato tartufo in cui ho fatto l'impianto con circa 1500 piante e questo impianto tra l'altro è stato nell'impiantare appunto questa tartufaia sono stato anche agevolato da interventi economici da parte della regione, quindi ci sono anche, come dire, ci sono anche appoggi da parte del PSR, quindi della regione, per coloro che volessero iniziare a pensare alla tartuficoltura in quanto tale. Tra l'altro qui con noi c'è un altro rappresentante dell'Altona Traffol che è il dottor Giorgio Cacciabue che magari vi può dire due parole più tecniche su quello che viene da noi fatto con l'associazione. Giorgio, vuoi dire due parole? A Giorgio possiamo anche chiedere, per chi di voi volesse poi intraprendere questa avventura, oltre del lato tartuficoltura, ma anche proprio della cerca sul naturale, quali sono i passaggi da fare e se siete in provincia di Alessandria potreste anche trovarvi davanti a uno degli esaminatori della commissione esaminatrice per conseguire il tesserino, magari ci dice anche due parole, spieghi un po' come funziona l'abilitazione e il resto. Basta che parti. Sta seduto? Sì. Vabbè. Buongiorno, io mi chiamo Giorgio Cacciabue, sono un funzionario tecnico della Regione Piemonte, del settore tecnico Piemonte Sud, uno dei due settori territoriali che la Regione Piemonte ha,
che è suddiviso per territorio, quindi Piemonte Nord ha un settore specifico, il Piemonte Sud che comprende le 3 province, Alessandria, Asti, Cuneo. Faccio parte di questo settore, noi ci occupiamo degli aspetti forestali, ambientali e in particolare per il tema di oggi anche per il discorso della tartuficoltura, dei contributi che vengono dati dalla Regione per la valorizzazione del tartufo. La regione Piemonte ha investito da moltissimi anni sulla ricerca, sulla valorizzazione e la produzione del tartufo piemontese, veramente tanti anni, anche con progetti europei, in collaborazione con un istituto che si chiama LIBLA, che è un istituto piemontese di ricerca, una società in-house, quindi fondamentalmente pagata esclusivamente dalla regione, che fa ricerca anche relativamente appunto agli aspetti della tartuficoltura e del tartufo in generale. Faccio parte anche dell'associazione del Tona Truffle e in merito appunto, allora vi dico solamente che chi fosse interessato, se cerca Regione Piemonte Tartufo sul motore di ricerca, troverà una serie di pagine in cui la Regione spiega quello che fa per la valorizzazione del tartufo, i contributi che ci sono degli approfondimenti tecnici, dei manuali e dei contributi di ricerca, delle pubblicazioni di ricerca che fanno un po' il quadro di quello che è stato fatto in tutti questi anni. E, nell'ambito appunto del discorso tartufi, per poter andare a cercare dei tartufi in Piemonte, come tutte le altre regioni italiane, bisogna essere in possesso di un, chiamiamolo patentino, cioè di un tesserino che a livello provinciale viene rilasciato alla provincia dopo un esame che viene dato per dimostrare la conoscenza del tema. Per cui in quell'ambito lì io faccio parte della commissione d'esame per la provincia di Alessandria, vengono approfondite le cose e chi è interessato a intraprendere questa attività deve appunto dare questo esame per poter essere abilitato poi alla cerca. Per quanto riguarda il discorso dei progetti, della valorizzazione relativa al discorso della filiera, adesso come istituzione, come regione, la regione è molto aperta, diciamo, a delle proposte che riguardino la valorizzazione del tartufo nero, perché è sempre stato, diciamo, un po' la Cenerentola rispetto al discorso del tartufo bianco, che invece è sempre stato molto più considerato. Quindi una proposta di questo tipo che in qualche maniera riesca a valorizzare anche questo gruppo di tartufi, chiamiamolo così, questo gruppo di tartufi che comprende appunto l'estivo, ma anche il nero pregiato, il nero d'inverno e le varie, insomma, varietà che ci sono, la Regione lo prenderebbe sicuramente in considerazione, perché è una possibilità per valorizzare attraverso l'eventuale istituzione del marchio collettivo questa produzione, anche perché la valorizzazione attraverso l'istituzione del marchio collettivo consentirebbe di far emergere da un certo punto di vista quella che è la produzione e valorizzarla, nel senso che attualmente buona parte della produzione del tartufo nero viene più o meno commercializzata attraverso vie più o meno sotterranee, ma non viene mai valorizzata per quanto riguarda la trasformazione del prodotto. Accanto a questo ragionamento qui, ovviamente nell'ambito della filiera, per poter fare un ragionamento di filiera bisogna chiaramente anche aumentare la produzione. Ormai sappiamo che il clima sta cambiando e i cambiamenti climatici influiscono su tantissimi aspetti dal punto di vista ambientale,
e influiscono anche sulla produzione di tartufi. Per cui se man mano, andando avanti col tempo, per tutta una serie di motivazioni, la produzione naturale, quindi le tartufai naturali, tendono a diminuirne la produzione per tutta una serie di aspetti che sono legati, uno alla manutenzione del territorio, l'altra legata appunto a questi sbalzi climatici che sicuramente non fanno bene in generale all'ambiente, in particolare sia alle piante che sono simbionti, sia ai tartufi stessi, e quindi la produzione del tartufo naturale va pian piano diminuendo nel corso del tempo. Si possono fare tutta una serie di attività sulle tartufai naturali volte al recupero o comunque a cercare di mantenere o di fare in modo che questa produzione venga perlomeno mantenuta, ma è molto difficile riuscire a pensare di incrementare la produzione del tartufo naturale. Alcune aree del Piemontesi dove la produzione del tartufo nero era abbastanza tradizionalmente consolidata, già attualmente non producono quasi più, non c'è quasi più produzione naturale. Ad esempio, non so, in Alcunese, la zona della Valle Grana, che è una zona calcarea delle Alpi, che è sempre stata vocata per la produzione del tartufo nero, pian piano appunto con questi sbalzi climatici si è visto che la produzione naturale sta diminuendo. Quindi l'unica soluzione, l'unica risposta alla richiesta che il mercato dà, cioè l'unica risposta, una delle risposte, perché l'altra risposta ovviamente è andare a recuperare il prodotto da altre realtà e quindi andare a comprare del tartufo nero che proviene dalla Romania piuttosto che dalla Bulgaria o piuttosto che da altre parti e poi lavorarlo qua in Italia come fanno alcune imprese, insomma, che trasformano e poi commercializzano il prodotto, ma l'unica soluzione invece locale che consenta di valorizzare anche il territorio è quella di aumentare la produzione del tartufo attraverso gli impianti di tartuficoltura. Ed è proprio per questo che appunto si sta cercando di spingere attraverso anche dei contributi la produzione, incremento di questi impianti. Ovviamente non è tutto così semplice come si può pensare, sicuramente l'avranno già detto o vi sarà comunque spiegato che comunque appunto non basta piantare delle piante microrizzate per poi pensare che il tartufo venga fuori, ma bisogna fare tutta una serie di attività di manutenzione, di cure culturali, insomma seguire la produzione, seguire l'impianto come se fosse ovviamente un impianto che produce altro, no? Come se fosse un nocciolato, come se fosse un'altra realtà. Però questa possibilità, questa è una delle poche possibilità che consentirebbe da una parte un recupero del territorio, in particolare delle zone interne, delle zone marginali interne, dove a livello locale, per suolo e per caratteristiche climatiche, abbiamo appunto aree vocate e dall'altra parte comunque in questa maniera il recupero del territorio, innestando, diciamo, si innesterebbe insieme al recupero del territorio anche l'incremento della produzione, magari la trasformazione del prodotto, e in questa maniera si riuscirebbe anche a dare una mano alle economie locali di queste zone marginali interne attraverso anche la promozione del prodotto, il turismo, la trasformazione del prodotto stesso, si riuscirebbe in qualche maniera a recuperare queste aree marginali e in qualche maniera dargli la possibilità di una seconda vita. Boh, io direi che insomma le cose ne ho dette, se sono qualche cosa da fare approfondire. Allora, Sergio, sei pronto? Nel frattempo, piccolo avviso per chi ci sta seguendo da casa. Sono qua, non riesco a seguire la chat bene come faccio di solito, ma fate pure delle domande, poi io le raccolgo e le porto qui. Ho visto che un po' siete connessi, intanto vi saluto e vi ringrazio anche a voi da remoto di essere qui con noi oggi e andiamo avanti con
con Sergio Mustica. Allora, visto che abbiamo la fortuna oggi di avere i ragazzi delle scuole agrarie, volevo anche un po' entrare nel merito di quelle che sono le ultime ricerche a livello micologico per quanto riguarda la riproduzione dei tartufi. Il tartufo è un fungo ipoceo, è un ascomicete filamentoso che a differenza degli altri funghi che andiamo a raccogliere o che coltiviamo, ha dei modi e delle metodologie di riproduzione sessuale più complesse per le quali la scienza ancora non ha compreso tutto. Ci stanno dei frammenti all'interno del ciclo biologico di riproduzione del tartufo che ci sono tutt'oggi oscuri. Non sappiamo per quale motivo, quali sono le cause climatiche, quali sono le cause metaboliche del micelio che spingono appunto il fungo a fare riproduzione sessuale. I funghi, a differenza degli altri esseri viventi che appartengono ad altri regni, hanno dei modi di riprodursi che sono variegati. Appunto, gli ascomiceti filamentosi si possono riprodurre per frammentazione del micelio. Che cosa significa? Che quando viene tagliato un pezzo di micelio, viene spostato attraverso una lavorazione del terreno oppure per le più disparate cause meccaniche, se quel frammento, quel propagulo miceliare trova le condizioni per poter vegetare, si riproduce e colonizza un altro apparato radicale. Quello che però andiamo a cercare in tartuficoltura noi non è questo genere di riproduzione asessuale, ma cerchiamo la riproduzione sessuale, quella che viene riportata nei testi di letteratura come la gametangiogamia, in cui ci sta la creazione di un ascogonio e di un anteridio, praticamente i miceli con polarità sessuali opposte fruttificano e vanno a creare due organi sessuali che sono l'ascogonio e l'anteridio, e poi ci sta tutta una serie di riproduzione cellulare particolare perché si ottengono delle cellule con due nuclei. Adesso non ci addentriamo troppo nei tecnicismi dal punto di vista biologico, però spesse volte anche a livello macroscopico non si riusciva a capire per quale motivo tartufaie che avevano delle condizioni perfette in termini di presenza miceliare negli apparati radicali, tessitura del terreno, quindi ossigenazione del terreno, avevano un buon equilibrio tra chioma e apparato radicale, però quelle tartufaie risultavano improduttive. Andandole a lavorare oppure facendo quello che da letteratura era considerato come una buona lavorazione, quelle tartufaie diventavano improduttive troppo presto. Dopo 1 o 2 anni di raccolto si andava ad appiattire la curva della produzione e quella tartufaia da lì a pochi anni continuava a vivere perché il caratteristico pianello era presente, però non fruttificava, quindi non c'era più quella riproduzione sessuale che andava a giustificare la creazione di tartufi. Questo è stato molto studiato a livello universitario, soprattutto in Francia, ma in parte anche in Italia e in Spagna, e praticamente si è osservato che la riproduzione sessuale del tartufo viene spinta non soltanto da due spore di polarità sessuale opposta, A, B, più o meno, come vogliamo chiamarla, ma che all'interno di una polarità sessuale c'erano altri due fattori che la scienza ha chiamato mating type, che praticamente hanno un ruolo fondamentale nella riproduzione del fungo. Che cosa significa? Significa che ci stanno delle
polarità sessuali tra di loro compatibili e delle polarità sessuali tra di loro incompatibili. Questo come può essere semplificato? Può essere semplificato che una spora maschio con un determinato gene, appunto MAT 1.1, può fare riproduzione soltanto con una spora femmina che ha un gene che appunto viene chiamato MAT 1.2. Se una spora maschio e una spora femmina hanno lo stesso mating type, non avviene riproduzione sessuale. Questa cosa è stata osservata proprio perché in quelle tartufaie che risultavano essere molto in salute dal punto di vista biologico del fungo nelle radici della pianta arborea, però non producevano tartufi. Che cosa è stato osservato? È stato osservato che il DNA del fungo in quel terreno praticamente apparteneva soltanto a micelio di mating type di una polarità sessuale e non si sa ancora per quale motivo le piante nel corso del tempo tendono ad escludere un mating type rispetto ad un altro. E quindi, ricapitolando, con il tempo in natura ma anche in tartuficoltura, le piante, nonostante riescano a conservare bene in un buon stato di salute la micorriza negli apparati radicali giovani, però tende a escludere un mating type che è quello che permette di fare riproduzione sessuale e di generare tartufi. Questo giustificherebbe molto la cura culturale che viene definita come inoculo sporale. Perché giustificherebbe questa ipotesi? Perché è stato osservato che in tutte quelle tartufaie coltivate in cui una volta l'anno viene fatto inoculo sporale, il rendimento della tartufaia è molto superiore e non si hanno quegli abbassamenti di produzione appunto legati all'esclusione di un mating type rispetto all'altro, perché con l'inoculo sporale si vanno a inserire spore di entrambe le polarità sessuali e di entrambi i mating type, per cui quelle spore ricerminano, si attaccano a nuovi apici radicali che appunto sono stati creati dalla lavorazione andante del terreno che prima ha fatto vedere Mirko, e quindi si forza questa attitudine che sembrano avere le piante di escludere un mating type, perché ogni anno riportiamo del patrimonio genetico diversificato dal punto di vista di questo gene. E questa cosa è molto interessante ed è attualmente, per quanto riguarda il tartufo nero preciato, quella più studiata dalle università del mondo, perché sembrerebbe essere proprio il punto più importante. Cioè, snocciolate queste tematiche, siamo molto vicini a comprendere quali sono i fattori che spingono il tartufo a fare questo tipo di riproduzione e quindi a creare il corpo fruttifero. Un'altra cosa che è stata osservata a valle di questi studi e su cui si stanno cercando delle risposte, quindi per le quali gli studiosi stanno conducendo delle ricerche sia in Italia che in Europa, ma un po' da tutte le parti del mondo, è quello di capire come vivono i miceli che hanno questi mating type opposti, perché sembrerebbe che in natura alcune tartufaie riescano a vivere per tanti anni. Quindi questo fenomeno dell'esclusione di un mating type in quel caso sembrerebbe escluso. Però che cosa è stato osservato? Che DNA di micelio di mating type opposto è stato rinvenuto in terreno adiacente, vicino a delle piante comari, per cui si sta cercando anche di capire quali sono i meccanismi che in natura permettono alle tartufaie di sopravvivere a lungo, perché in tartuficoltura noi forziamo la mano perché facciamo questo inoculo sporale, rimettiamo le spore del tartufo nel terreno una volta l'anno e tra virgolette andiamo a ricreare la condizione della piantina uscita dal vivaio in cui i miceli sono giovani e ci stanno nelle radici della piantina entrambi i miceli con entrambi i geni.
In natura però il discorso è diverso, perché in linea di principio non c'è nessuno che riporta patrimonio genetico differenziato nell'area, nella cosiddetta pastura, nei pianelli, a meno di animali, quindi di vettori, però questa cosa ha un'incidenza molto molto bassa rispetto a quella che può essere un inoculo sporale. E quindi sembrerebbe che da questi studi vengano anche rivalutati gli scopi, la funzionalità delle cosiddette piante comari, che un tempo venivano definite semplicemente delle piante che condividevano gli stessi habitat, che contribuivano a sciogliere il terreno, i cui apparati radicali creavano una rizosfera idonea comunque sia alla proliferazione del micelio, nonostante non stringessero delle ectomicorrize, appunto, con le specie di tartufo che invece si andavano a legare alle piante simbionti. Ecco, con questi nuovi studi si sta cercando di capire se in realtà anche le piante comari hanno un legame di tipo biologico-nutrizionale con il micelio di mating type, che viene detto paterno, che è quel micelio che non si è ancora capito se viva saprotrofo nel terreno, se sia legato con dei rapporti non simbiontici, però di tipo nutrizionale con le piante comari. Quindi ci stanno molte ricerche in atto. Siamo ancora lontani dall'eviscerare tutto, però purtroppo man mano che si va avanti si trovano sempre nuove conoscenze, e in questo settore purtroppo non si ha ancora la certezza di tante cose, il che rende anche un po' affascinante e interessante questo mondo, perché quello che accade sottoterra spesse volte non è così facile da andare a studiare e a scoprire, soprattutto quando l'entità che uno vuole andare a studiare è effimera, come può essere un filamento miceliare di un fungo. Quindi già la stessa misurazione, già il prelevare un campione va a inficiare quella che poi è lo stato di fatto e di salute di quell'apparato miceliare. Quindi diciamo che le cose sono abbastanza complesse a questo punto, però siamo sulla buona strada. Io volevo fare anche un piccolo spaccato, adesso lasciare un po'... Dimmi. Ah, ok, facciamo 10 minuti di pausa e poi riprendiamo. Ok, dai, ci siamo, riprendiamo la trattazione. Vai, parla. Allora, eravamo arrivati e stavamo parlando di come si riproducono i tartufi, e la riproduzione dei tartufi, facendo un piccolo sunto di quello che avevamo detto fino a poco fa, è una tra le cose più studiate dalla comunità scientifica e micologica negli ultimi anni, proprio perché, come abbiamo già detto, è quello che si conosce di meno. Quindi, ricapitolando, gli ultimi studi sono inerenti a questo gene che è stato rinvenuto nei miceli di polarità opposte, che appunto si chiama mating type, e non ha nulla a che vedere con la polarità sessuale. Quindi una polarità sessuale può essere di mating type 1.1 o 1.2. Come abbiamo già detto, questo va a giustificare molto le pratiche di inoculo sporale, che sono ormai da una decina di anni a questa parte la consuetudine in quegli impianti che hanno avuto successo e che ad oggi stanno raccogliendo i frutti del lavoro degli anni pregressi. Parliamo un po' dell'inoculo. Che cos'è però questo inoculo sporale? Uno dice sì, vabbè, però non sappiamo che cos'è questo inoculo, come viene fatto, quando deve essere fatto. Allora, la prima cosa che diciamo è che per le due specie più coltivate e su cui si hanno maggiori rese, che sono appunto il tartufo nero preciato e il tartufo nero estivo, gli inoculi sporali vengono fatti in momenti dell'anno differenti, che coincidono con lo stop vegetativo del fungo. Quindi a fine del ciclo vegetativo del micelio vengono fatti inoculi sporali.
L'inoculo sporale non è un'attività che viene fatta a sé stante, ma è sempre accoppiata alla lavorazione andante del terreno per a sua volta fare potatura radicale e permettere l'ossigenazione del terreno e sciogliere il terreno che nell'anno precedente potrebbe essersi compattato e potrebbe aver legato a tal punto a non permettere al micelio di fare un'attività vegetativa, al micelio e alle radici, un'attività vegetativa corretta. Quindi l'inoculo sporale è sempre unito alla lavorazione del terreno. Perché questo? Per due ragioni. Il primo è che se metto spore in un terreno compatto, l'attività dell'acqua tende a filtrarle nel terreno, le spore restano praticamente tutte in superficie e il sole estivo tende a disgregarle, a farle svanire, le dissolve. Il secondo è legato al fatto che quando faccio la lavorazione del terreno vado a rompere le radici che si stanno invecchiando e tagliando le radici che ormai stanno diventando più vecchie, spingo la pianta a riprodurre dei nuovi capelluli radicali che sono quelli su cui poi si va a fissare, si vanno a fissare le ife del micelio che, come abbiamo detto prima, costituiscono la microclena, che è l'unità fondamentale della micorriza. L'inoculo sporale in sé per sé consiste nel mettere spore nel terreno che poi, una volta arrivate nella rizosfera, ossia in quei pochi micron vicino all'apparato radicale, la spora, sentendo gli esudati radicali che sono nutrienti, germina e dalla spora parte un filamento che viene chiamata ifa e si lega all'apparato radicale con i meccanismi pectinolitici di cui abbiamo già parlato prima. Quindi questo per fare un po' di chiarezza. Inoculo sporale sempre affiancato alla lavorazione andante del terreno. Per il tartufo nero estivo l'inoculo sporale si fa a partire dal mese di settembre, e poi in base agli anni e alla piovosità uno si può spingere più avanti nel mese di settembre o anticiparlo, perché è importante per fare la lavorazione del terreno che il terreno sia abbastanza asciutto, perché se no con l'acqua si vanno ad amplificare le azioni delle argille, delle terre fini nel terreno, e quindi il terreno tende a compattarsi e con le macchine rotative si potrebbe fare al di sotto dell'interfaccia del tagliente uno strato duro che non fa bene, chiaramente. Quindi le lavorazioni, come anche in altre attività agricole, si fanno col terreno più o meno asciutto. Ecco, quindi non deve essere sicuramente fatto in giornate piovose. Per il tartufo nero preciato invece si fa sempre a fine dell'attività vegetativa e dell'attività di raccolta, quindi da fine marzo a tutto il mese di aprile. Quindi quando si smette di andare con i cani in tartufaglia si fa l'inoculo sporale. Come è costituito l'inoculo? Come è fatto? Allora, innanzitutto ogni tartuficoltore ha la sua ricetta, che però è stata, tra virgolette, ha di base delle componenti comuni. Poi ci stanno tante ricette, tra virgolette, di inoculi sporali in cui vengono messe anche delle sostanze che comunque sia in letteratura non sono riportate, come può essere la cenere, come può essere il miele, come possono essere tanti componenti. Però di base quello che si va a fare per fare un buon inoculo sporale è scegliere un portaspore, che è un substrato sterile che ha semplicemente la funzione di assorbire i pezzetti del tartufo disciolti nell'inoculo e praticamente tiene umidità e spore al suo interno, e può essere fatto con vermiculite, comunque sia con un terreno sterile, con un substrato sterile che è facile reperire da venditori specializzati per vivai, o comunque sia comprarlo in internet come prodotti da vivaistica. L'altro componente fondamentale è il tartufo, ossia appunto le spore che stanno all'interno dei tartufi.
Quindi per prendere le spore si prendono i tartufi, o si congelano oppure si fanno essiccare, si fanno decongelare, rinvenire in acqua, poi si frullano e si mettono all'interno di questo substrato sterile. Ci siete ancora? Sì. Bene. Un'altra componente che è importante per l'inoculo sporale è una componente zuccherina. Allora, qui si apre un mondo perché lo zucchero più utilizzato è il fruttosio. Il metodo ancestrale francese prevede il miele, che però il miele è di base un insieme di tanti zuccheri, sia monosaccaridi che disaccaridi. Ci sono componenti. Sto scaricando? Sì, sento che fa una scarica. Barra qualcosa? Abbiamo rotto il microfono. Sergio, non ti si può portare in giro. Grazie. Dove ero rimasto? Ah, ok, a parlare degli zuccheri. Sì, un altro elemento che deve prevedere l'inoculo è una parte zuccherina. Qui c'è un forte dibattito tra i tartuficoltori, ma anche a livello di studio, perché diciamo che l'inoculo sporale, come molte altre cose nel mondo dei tartufi e della tartuficoltura, è ancora molto studiato. Alcune ricerche fatte dall'INRAE in Francia hanno studiato da un punto di vista fenomenologico degli impianti in cui veniva utilizzato l'inoculo fatto con il metodo ancestrale francese, che prevede vermiculite, tartufo e l'aggiunta di miele. Però il miele che cos'è? Non è nient'altro che un insieme di vari tipi di zuccheri, appunto fruttosio, glucosio, saccarosio. Chi non utilizza il miele di solito utilizza il fruttosio, il semplice fruttosio che si compra in tutti i supermercati, in quei cilindrini. Abbiamo anche un meraviglioso video sul canale. Esatto, abbiamo anche un video sul canale in cui Davide si cimenta a preparare l'inoculo. Il fruttosio però qual è il fatto che lo fa essere un po' più dibattuto rispetto a altre forme di zuccheri? È che sembrerebbe essere meno assorbibile da parte del micelio rispetto ad altri zuccheri monosaccaridi come appunto il glucosio, però sembra che chi sta facendo gli inoculi con il fruttosio stia avendo degli ottimi risultati. Per parlare di riscontri con la realtà dal punto di vista scientifico, adesso non vorrei essere rimasto indietro, ma fino a un anno fa gli unici esperimenti fatti a livello scientifico, quindi gli unici studi che sono stati fatti con rigore scientifico universitario sono stati condotti all'INRAE, mi sembra, e riguardano appunto il metodo ancestrale che prevede un inoculo fatto con tartufo nero preciato, substrati sterili e miele, e è stato fatto per diversi anni questo studio su alcuni siti in cui l'inoculo non veniva fatto, su altri siti in cui veniva fatto. In entrambi i gruppi venivano fatte le lavorazioni andanti del terreno e si è appunto osservato che dove venivano fatti gli inoculi la produzione era notevolmente maggiore rispetto a quei siti dove non venivano fatti gli inoculi, per cui limitatamente a quell'inoculo che viene chiamato inoculo ancestrale del tartuficoltore francese si ottenevano dei risultati. A partire da questo poi si è aperto il mondo appunto degli inoculi, chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro, però di base il concetto qual è? È prendere delle spore, rimetterle nel terreno nel modo più congeniale al fungo, che significa che per quei tartufi che prediligono una fruttificazione più a grappolo, come possono essere appunto i neri preciati, l'inoculo viene messo nei cosiddetti nidi, che non devono essere confusi con le trappole che vengono fatte dagli spagnoli, in cui viene messa anche della torba, però lì ci sono delle problematiche relative alle ondate di caldo africano che, se per noi sono una novità, in Spagna, nella Spagna diciamo del versante mediterraneo, non è da oggi che il luglio-agosto hanno 38-39 gradi, e quindi con quelle trappole con substrato e l'aggiunta di torba e irrigazioni di salvataggio frequenti
viene mantenuta un'umidità tale all'interno di quei nidi nel terreno che anche il caldo africano non riesce a danneggiare il raccolto. Da noi questo non viene fatto perché la torba è un'attività che, se non controllata bene dal punto di vista irriguo e si secca troppo, tende ad avere la funzione opposta, quindi non riceve più acqua e tende a disidratare il terreno piuttosto che a mantenerlo idratato, per cui è una lama a doppio taglio l'utilizzo della torba. Però ecco, magari in quelle regioni d'Italia che iniziano a soffrire di più la siccità, come appunto le regioni spagnole, basti pensare alla scorsa stagione estiva nel versante tirrenico. Nel Lazio in Campania ci sono stati praticamente 45 giorni con minime a 30 gradi e massime a 39 gradi. Ecco, in quelle regioni in cui il clima si sta avvicinando molto di più a un clima spagnolo che a un clima italiano, forse pensare di fare qualche esperimento anche con le trappole che utilizzano gli spagnoli potrebbe essere una risposta a questi cambiamenti climatici. Però qual è il rovescio della medaglia? È che su quei nidi, su quelle trappole fatte di torba, poi ci sta una produzione di tartufi tutta localizzata lì dentro, e il primo tartufo che va in maturazione, il cane lo sente e tira fuori anche i restanti 300-400 grammi di tartufi che sono immaturi, quindi la qualità del prodotto che si raccoglie è molto variabile, proprio dovuta al tempo di maturazione che non è sempre lo stesso tra tutti i tartufi che si sviluppano all'interno di quella trappola di inoculo che viene fatta. Gli inoculi che vengono fatti appunto per il tartufo nero preciato sono di tipo localizzato e noi, i nostri colleghi della Rocca, suggeriscono di fare dei nidi, che appunto sono delle buchine dopo che viene fatta la lavorazione del terreno, quindi che il terreno è molto friabile, si fanno dei buchini, dai 4 a 6 buchi, possono essere fatti pensando al pianello della pianta rotondo, possono essere fatti a croce, quindi 2 su un asse immaginario del pianello e altri 2 su un altro asse, e l'anno successivo ruotarli 45 gradi per dare il tempo alle radici nel corso dei 2 anni successivi di entrare all'interno di quel nido, di stringere la micorrizza e di fare la riproduzione sessuale che abbiamo detto finora. Questo metodo è molto tende ad avere dei buoni risultati perché tende a sfruttare la capacità che ha il tartufo nero preciato di fruttificare in grappolo. Per il tartufo nero estivo invece la cosa è un po' diversa. Che cosa si fa? Si prepara sempre quel genere di inoculo con quei nutrienti, con quelle basi portaspore di substrati inerti, però viene solitamente dato, almeno noi consigliamo di darlo prima della lavorazione, spargerlo su tutto il pianello, su tutta la cava, su tutta l'area in cui il fungo tende ad avere l'azione di competizione chimica e quindi a bruciare l'erba, e poi fare la lavorazione. La lavorazione o manualmente fatta con la zappa o fatta con la motovangatrice o ancora fatta con la fresa miracolo tende a rovesciare il terreno e quindi a riportare l'inoculo sottoterra e a metterlo a contatto. Perché si fa per il nero estivo in questo modo? Perché il nero estivo, a differenza del nero preciato, non fa con quei grappoli caratteristici all'interno del pianello. Adesso purtroppo nero preciato in natura, a parte pochissime zone nell'Appennino umbro, in provincia di Perugia, nelle zone di Scheggino e in altre zone vicino Trevi, in cui stanno delle condizioni ambientali talmente tanto favorevoli che, nonostante la produzione si stia abbassando, in natura ancora trova spazio per manifestarsi, però nella maggior parte d'Italia il tartufo nero preciato a livello di quantitativo commercializzabile è praticamente sparito. Nei siti dove si facevano chili e chili nero preciato, adesso in una stagione uno può fare un etto e mezzo, per cui è praticamente quasi estinto. E niente, quindi volevo dire dei grappoli, che fruttifica a grappoli, quindi se uno ha esperienza di essere andato negli anni che furono in natura a trovare nero preciato, sa che all'interno di un pianello si vengono a creare delle zone che fruttificano di più e dove si trovano i tartufi più belli e più rotondi e più rigogliosi, quindi si tende a sfruttare questa caratteristica.
Per il nero estivo invece no, perché chi va a tartufi e va nero estivo sa che all'interno di una pastura i tartufi vanno più a macchia di leopardo, quindi si manifestano più a chiazze e più raramente con quella formazione di grappoli di tartufi molto ravvicinati tra di loro. Non so, vogliamo dire qualcos'altro? Sì, possiamo. Non so se avete qualche domanda dal pubblico in merito agli inoculi, ai quantitativi. Sono domande da fare. Cioè, una cosa per il discorso della base portaspore, quindi della vermiculite, perché si mette? Allora, la cosa migliore sarebbe fare un inoculo a base completa di tartufo, però capite che uno magari ha una piantagione di 300 piante, riportare tartufo per spargerlo non è agevole, perché dovrebbe portare chili e chili di tartufo, il che renderebbe questa attività di inoculo svantaggiosa economicamente, perché uno quello che toglie lo rimette. Quindi diciamo che le spore di alcuni ecotipi di tartufi neri preciati e di tartufi neri estivi contengono molte spore, e se uno riesce a selezionare dei tartufi maturi, diciamo che a partire dai 5-10 grammi per pianta di tartufo maturo sono sufficienti per fare un proficuo inoculo sporale. Però ecco, serve una corretta miscelazione appunto con questa base, quindi le spore si dissolvono, vanno tra virgolette a contaminare tutto questo impasto che viene fatto, e uno può gestire la messa a dimora di questo inoculo in maniera sicuramente più proficua che andare a prendere 5 grammi di tartufo e spargerlo nel terreno, perché sarebbe troppo localizzato l'intervento. Quindi sì, i quantitativi, anche per parlare dal punto di vista economico, perché qui stiamo parlando anche magari con i futuri tartuficoltori, considerare 5-10 grammi a pianta è di sicuro un quantitativo corretto per inoculare tutte le specie di tartufi. Il costo dell'inoculo è variabile con il costo sul mercato del tartufo, perché deve anche essere tolto il retaggio che per inoculare o per fare le piantine debbano essere utilizzati tartufi di scarto. Per fare le piante e per fare gli inoculi ci vogliono i tartufi buoni da mangiare, i tartufi maturi, perché quello... Picchi troppo. Eccoci qui. No, dicevo che servono i tartufi buoni, i tartufi maturi, quindi nella raccolta si vanno a destinare le parti della seconda, della terza scelta, intese come magari il cane li rompe, quindi il commerciante li ritirerebbe a un prezzo molto più basso, però i tartufi vanno visti. E vabbè, non ci fa parlare oggi. Abbiamo quasi finiti, Sergio. Manca uno ancora. Dicevo che i tartufi vanno visti e devono essere maturi. Magari se osservati anche al microscopio o allo stereoscopio per vedere la quantità dei tartufi che ci sono, di spore che ci sono, è ancora meglio, perché capita di avere dei tartufi molto maturi, molto profumati, molto neri, che però all'interno hanno pochissime spore. Per cui l'analisi al microscopio e allo stereoscopio dei tartufi che si utilizzano da un lato per fare le piantine micorrizzate, da un lato per fare gli inoculi è molto importante. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale da tenere a mente, perché il controllo di qualità del processo, anche di preparazione dell'inoculo, poi si vede in tartufaia, con la resa che si ha in tartufaia. Tra l'altro, se uno compra tartufi di scarto per fare gli inoculi, non sa mai in quei frammenti di tartufi che cosa c'è, e ricordiamoci che in tartuficoltura la prima specie competitrice del tartufo nero preciato è il tartufo moscato, è il bromale, e se noi mettiamo un tartufo bromale in un inoculo rischiamo di far virare l'intera produzione a tartufo bromale, che ha delle caratteristiche di tipo organolettico sicuramente più basse,
ma anche dal punto di vista commerciale molto molto inferiori, perché se ci sono anni in cui mediamente il prezzo del tartufo nero preciato sta a 700-800 euro al chilo, il tartufo moscato, il tartufo brumale non supera i 100-150 euro al chilo, per cui capite che far virare una produzione di 20-30 kg da vendere a 700-800 euro al chilo a una produzione idonea che vendi a 100 euro al chilo non è proprio il massimo, per cui il processo di qualità deve essere controllato in tutta la filiera e come per tutte le cose, se le cose vengono fatte bene la resa è sicuramente migliore e più di qualità. Grazie Sergio. Ripassiamo. Allora, entriamo un po' nello specifico sul come si realizza una piantina micorrizzata. Ok? Quindi riprendiamo da dove abbiamo lasciato prima, ovvero cosa importantissima è la selezione del materiale di partenza proprio per creare l'inoculo sporale per la micorrizzazione delle piantine. Quindi, come diceva, mi ricollega a quello che diceva Sergio, per avere una buona micorrizzazione si deve partire da un materiale di partenza, ovvero il tartufo di qualità. Di qualità intendo genetica e ovviamente e morfologica. Quindi questi sono i nostri tartufi neri pregiati che utilizziamo per la preparazione dell'inoculo sporale per le piantine. Quindi una volta che i tartufi vengono lavati, sanificati e congelati, ok? Poiché il nero pregiato che si raccoglie da dicembre a marzo ovviamente deve essere pulito affinché rimanga integro fino al momento in cui si preparano gli inoculi. Quindi una volta che abbiamo selezionato il tartufo, viene congelato, si procede alla sanificazione del materiale di propagazione, in questo caso la semente. Quindi nel caso delle querce la ghianda viene appunto consegnata da enti che distribuiscono materiali di propagazione certificato. In questo specifico momento, nel mese di dicembre, arriva il seme, viene sanificato e viene messo per viene asciugato e viene messo per un brevissimo periodo in un ambiente freddo, proprio per eseguire la cosiddetta fase di vernalizzazione. Nel mese di gennaio, quindi un mese dopo, vengono estratte le cosiddette ghiande, in questo caso, dall'ambiente freddo e vengono preparati dei semenzai. Ok, i semenzai non sono altro che delle padelle dove viene messo su un substrato di crescita e vengono poste le ghiande. Nell'arco del periodo di accrescimento, quindi da gennaio a marzo, queste semenzai vengono posti in delle serre riscaldate e vengono eseguite delle irrigazioni. Quando la piantina, quindi la ghianda germina, raggiunge l'altezza di 4-5 foglie, si procede alla vera fase di micorrizzazione, quindi vengono estratte le piante dai semenzai e vi faccio vedere. Vengono estratte le piante dai semenzai, si fa già una selezione della piantina dal semenzaio, poiché appunto non tutte le piante, per chi cerca di lavorare di qualità, vanno destinate alla micorrizzazione. Si selezionano le piantine migliori con un apparato radicale già ben costruito e si procede alla fase di micorrizzazione. Che cosa vuol dire? Si prepara appunto l'inoculo sporale. Nel nostro caso utilizziamo 4 substrati che vengono miscelati insieme. Il substrato principale è a base torba, proprio per favorire la radicazione della piantina, ma la cosa fondamentale è che i substrati siano sterilizzati, ovvero sottoposti a trattamento termico. Perché dobbiamo cercare di evitare
che i terricci abbiano dei funghi che poi possono andare a competere con il fungo principale che noi dobbiamo utilizzare. Ok? Quindi si preparano delle miscele all'interno del quale viene mescolato l'inoculo sporale, quindi si crea una miscela complessa con terricci, 3 tipologie di sabbie, proprio per completare e dare insomma alla pianta tutti i nutrienti di cui ha bisogno nell'arco del suo accrescimento, e per ultimo si aggiunge l'inoculo sporale, quindi si effettua una miscela completa e si preleva le piantine dalle seminiere. Cosa da precisare: nelle seminiere non vengono inserite spore, perché quando viene messa insomma il seme non ha una radice a cui può legarsi, quindi si effettua solo si prepara solo un substrato per la crescita e la germinazione del seme. Nella fase di micorizzazione, sì, semenzai, non seminiere, giusto? Quindi una volta che si procede alla fase di micorizzazione si prelevano le piantine e si procede alla micorizzazione, che è quella la fase fondamentale del contatto delle spore con le radici delle piante. Quindi la piantina si preleva, viene fittonata, quindi viene fatta una potatura sulle radici e vengono inserite nei vasi con il loro substrato e le spore. Quindi diciamo che da questo periodo, questa fase avviene nel periodo di marzo-aprile, quindi fine inverno, inizio primavera. Poi si ha la fase di accrescimento, dove le piantine vengono messe in delle serre non riscaldate, poiché l'obiettivo è di far adattare la pianta e il suo accrescimento all'ambiente che hanno esternamente, nel quale poi verranno messe a dimora. Quindi si cerca di effettuare un processo molto naturale, niente viene forzato, poiché il nostro obiettivo è proprio mettere a dimora le piantine nel mese invernale. Quindi se io tiro fuori la piantina da una serra a temperatura controllata e la metto a dimora nel mese di dicembre, è ovvio che la piantina potrebbe andare in stress. Quindi l'obiettivo è proprio quello di far adattare la pianta alle temperature esterne. Quindi si ha una fase di accrescimento in primavera, nel quale appunto la pianta si accresce, le radici si sviluppano, vengono effettuati dei controlli periodici per valutare l'andamento appunto della radicazione della pianta, e dopodiché quindi supera il periodo estivo, nel mese di settembre l'ente certificatore effettua il primo controllo sulle piantine. Come si effettua una certificazione e un controllo? Poiché noi vivaisti dobbiamo dare nelle mani del cliente una pianta che sia realmente micorizzata. Un conto che te lo dico io che sono il produttore, un conto che te lo dice un ente accreditato. Quindi questo è il valore aggiunto che si dà a questo prodotto. L'ente certificatore, quando effettua la certificazione, preleva dal lotto il 5% delle piante, che poi vengono buttate, quindi non tornano indietro. Si effettua su queste piante un'osservazione sia microscopica, quindi si effettua la conta, l'osservazione della micorrizza sulle radici, che un'analisi molecolare, ovvero questi apici radicali, si presuppone che siano micorrizzati, vengono inseriti in una macchina che estrae appunto il DNA. Perché questo? Perché l'osservazione microscopica viene fatta per effettuare la conta delle micorrizze, quindi dare una percentuale di micorrizzazione. E la molecolare invece viene effettuata per capire se realmente quella micorrizza corrisponde al tuber, al tartufo dichiarato. Quindi una piantina che io ho dichiarato che è di tuber melanosporum, di nero pregiato, attraverso la molecolare loro mi dicono se la micorrizza corrisponde a quel fungo. Una volta che è stato appunto dichiarato ciò, loro ti rilasciano la certificazione. Queste certificazioni non sono obbligatorie in Italia, ma o meglio sono obbligatorie solo per chi effettua realizza tartufaie con i bandi regionali. Dopodiché una volta che
l'ente rilascia la certificazione. Se è il periodo, diciamo, corretto, quindi solitamente in autunno-inverno, si procede con la messa a dimora delle piante solo se ovviamente ci sono le condizioni e il terreno è stato, diciamo, preparato in modo adeguato. E niente, questo è, diciamo, il nostro percorso annuale per la produzione delle piantine microrrizzate. Questo è. Bene, Dario, è il tuo momento, poi andiamo verso la chiusura, che so che arriva il pullman a recuperarvi, quindi abbiamo ancora l'ultimo intervento di Dario e poi andiamo verso i saluti. Ti siedi e facciamo così. Si accomodi. Sono tutto piegato. No, te lo alzo. Molto meglio così. Molto meglio così. Basta chiedere. Allora, soltanto un ultimo intervento, meno tecnico, ma fondamentalmente penso che sia doveroso anche parlare di questo. Voi siete tutti giovani, ragazzi, probabilmente con delle ambizioni, con dei sogni, con degli obiettivi o professionali o di vita. Allora, oggi siamo qui, abbiamo parlato tecnicamente di cosa è il tartufo, dei vari aspetti tecnici e della tartuficoltura. Ma in realtà alla base di tutto mi è stato appunto chiesto anche di parlare di questo che avevo effettivamente tralasciato, ma che mi ha fatto pensare che in realtà abbiamo tralasciato una cosa molto molto importante. La cerca e la cavatura del tartufo ha raggiunto un obiettivo assolutamente di grandissimo rilievo. È diventato nel 2021 uno dei patrimoni culturali immateriali dell'UNESCO. Questo cosa vuol dire? Intanto è stato un raggiungimento enorme che ovviamente gli addetti ai lavori, assieme anche con l'aiuto del Ministero della Cultura Italiana, più altre associazioni che si occupano ovviamente di questo, ha portato avanti con grande fervore, credendo in questo. Ma vuol dire che la cavatura del tartufo è assolutamente da secoli una attività culturale, quindi un lavoro che fa in qualche maniera, che rappresenta un lavoro che le generazioni nei secoli ha portato avanti. Un lavoro fatto di tanti tasselli, già, come dire, storicamente, che i nostri avi hanno accresciuto, hanno tramandato e sicuramente si augurerebbero che venisse questo, come dire, questi atti di simbiosi tra cane e uomo venissero procrastinati e resi ancora veri e vivi per il futuro. Quindi è un messaggio che si dà a voi ragazzi. È un qualcosa di magico andare a tartufo. Spero che qualcuno di voi potrà provarlo nella vita, sicuramente qualcuno lo farà. Ed è qualcosa che tutti ci auguriamo, tutti lavoriamo affinché questa cultura, questa tradizione possa avere il suo lascito in voi e possa sicuramente accrescere la volontà di impegnarsi per fare un qualcosa che è profondamente legato ai nostri territori, che ha assolutamente un futuro fervido davanti per questioni tecniche e di mercato, ma anche per questioni di cuore, perché questi territori sono legati a quelle che sono le proprie tradizioni. Le tradizioni sono sicuramente quello che ci lega ai luoghi dove siamo nati, ai proverbi che ascoltiamo, agli aneddoti che i nostri genitori e nonni ci hanno tramandato. Quindi sicuramente abbiamo parlato di tecnicismi, perché la cerca del tartufo è un qualcosa che si è evoluto in pratiche culturali assolutamente importanti per il proseguo di quelle che sono le nostre tradizioni e anche per la sostenibilità dei nostri futuri lavori. Ma non dimentichiamo mai che fondamentalmente è un patrimonio immateriale riconosciuto dall'UNESCO e per cui non parliamo soltanto io, Sergio, Davide e le persone che hanno parlato su questo palco, ma è sicuramente fa parte di tutti noi, fa parte della nostra cultura ed è qualcosa che va preservato assolutamente. Quindi grazie per essere venuti qua, grazie per essere stati interessati.
per essere stati interessati a tutto. Ora vi passo Davide e fa il saluto generale. Un saluto da parte mia. Allora, vi ringrazio ancora per essere stati qua, ringrazio il Comune di San Sebastiano Curone che ci ha ospitato e ancora Alex Sala e Regione Lombardia che hanno reso possibile anche Piemonte, che hanno reso possibile anche questo incontro. E vi ricordo che l'incontro di oggi è stato denso di informazioni. Lo potete ritrovare online, è stato trasmesso in diretta, ma resterà fruibile se volete riprenderlo anche a scuola, rivedere i contenuti e magari faremo in modo di farvi avere le slide e i contenuti che abbiamo usato se volete andare ad approfondire l'argomento. Se no lo trovate sul canale YouTube che si chiama appunto Truffle Coach. Trovate questo contenuto più tanti altri contenuti, ci sono quasi 1000 video tutti dedicati al tartufo, fatti anche con gli ospiti che avevamo qui oggi. Ringrazio chi ci ha seguito da casa e vi saluto e buona giornata e speriamo a presto allora.